c'è la mia Ramona, la 700 che non perdona, pronta, kittata e tutto. Ma cosa succede? I ragazzi del motoclub hanno preparato delle speciali pazzesche, quindi parto e poi andrò subito nelle prove speciali per fare un po' di video, foto a tutti i ragazzi del trofeo. Quindi non correrò, questa volta sarò dietro la telecamera, ma un video bisogna farlo. E invece che portarvi in sella con me con gli onboard o roba del genere, vi spiego come faccio i video di queste gare. Parco chiuso, qua abbiamo una novità che è la Insta360 Ace Pro. Cos'è questa? Questa è una nuova action cam che mi ha rivoluzionato proprio il concetto, è pazzesca. Innanzitutto per la qualità, fa paura, poi dopo vi faccio vedere meglio le impostazioni. E poi per il GPS, raga, possiamo mettere da oggi il GPS nei nostri onboard. Qui ho il mio casco che è un Alpine Star SM10, possiamo chiamarlo un casco social. Perché? Perché ho l'interfono che è il Sena e ha i tastini, un po' più piccolo, compatto, ma qua davanti vi voglio far vedere una cosa. Adesso sigla e vi spiego meglio. Adesso iniziamo con i segreti, con le chicche, ma prima, se non sei iscritto al canale, iscriviti qua sotto, è gratis, non ti costa niente, ma mi aiuti a portare consigli, contenuti come questi sul canale, quindi iscrizione gratis, facile e non ci metti niente. Andiamo a parlare dell'attacco dell'action cam. Allora, perché non lo uso direttamente sulla calotta del casco? Perché comunque questo è un oggetto di una certa dimensione, di un certo peso. In caso di impatto o caduta potrebbe provocarci dei traumi in più. Quindi l'action cam la attacco sulla visiera del casco, così in caso di caduta e di urto piuttosto salta la visiera, ma la mia testa all'interno della calotta principale rimane super protetta da altri corpi che potrebbero interferire la protezione del casco, che ricordiamo ha anche il sistema MIPS all'interno. Ma andiamo nel dettaglio. Cosa ho fatto? Ho fatto un piccolo foro qua nella parte superiore della visiera e poi una scassa di più o meno rettangolare per dar modo all'attacchino della Insta360 di venire qua sotto, ok? Attacchino che adesso è una figata perché è pure magnetico, quindi facciamo così e la camera è già pronta e attaccata. Vedi? Questo è un attacchino di quelli che inverte a 90 gradi, il classico. Ho messo delle rondelle così quando stringo non vado a schiacciare tutto e lo agganciamo qua sopra così, ok? E la Insta360 con questo suo attacchino uscirà da qua sopra, ok? Visto di fianco rimane così. Adesso rimontiamo il tutto e siamo pronti a partire. Pesa di più. Qua andiamo ad avvitare e siamo di nuovo pronti col nostro casco social. Get on the gas. Poi cosa ha fatto? Ho lasciato qua un pochino di spazio perché facendo enduro estremo o anche per chi fa enduro normale magari deve girarsi un attimo la mascherina, può girare gli occhiali, metterli qua dietro e qua ci sta tranquillamente l'elastico. Quando noi poi andiamo a aver necessità di riprendere, basta che schiacciamo il tastino superiore, il quick capture, e parte subito la registrazione, così non abbiamo problemi di accendere, sentire se va, se non va. Proprio semplice, facile e veloce. Impostazioni, andiamo a vedere più nel dettaglio le impostazioni. Vieni a vedere direttamente sulla camera cosa succede. Io uso il 4K a 50 frame, stabilizzazione alta, così tutte le vibrazioni o i movimenti che fa la testa vengono appiattiti, stabilizzati in automatico. La risoluzione, raga, abbiamo fino all'8K, ma ce n'è abbastanza del 4K. Il bello è che qua, oltre ad avere
i 120 frame in 4K che però vengono usati poco, ci servono magari se abbiamo bisogno proprio dello slow motion, ma con 50 frame ho una qualità dell'immagine fantastica, se ho bisogno ho un po' di slow motion e ho più possibilità di registrare, il file è anche un po' meno pesante poi da lavorare in post produzione. Poi come field of view, quindi come angolo di ripresa, uso l'action, che è quello più largo. Abbiamo diverse impostazioni, ma l'action è quello più largo che ci fa sentire di più in moto. Si vede anche un po' il manubrio, le mani, il parafango. Poi andando in qua uso il colore, ci sono diverse impostazioni. Secondo me per uno che vuole il video già pronto, fatto, finito, imposta vivid, lo scarichi sull'app del telefono e sei già a posto. Dopodiché sei pronto ad andare in moto. Il GPS c'è, è una figata e si può interfacciare con dispositivi Garmin o Apple Watch. Io ad esempio di orologio ho un Garmin, faccio partire la mia attività motorsport e sono pronto a di qua a vedere tutti i dati, cuore, GPS, il giro che ho fatto, il tempo, la fatica che ho fatto. Ma cosa succede? In automatico, anche se io faccio un video da solo 1 minuto e l'attività dura 4 ore, quando ho finito tutto il giro, l'attività, salvo il video, l'avevo già spento, salvo l'attività, entro sull'app Insta360 del telefono e in automatico prende i dati col timecode. Una roba un po' complessa tramite algoritmi e tutto il resto, ma riusciremo ad avere le coordinate, i dati diciamo telemetrici, se così possiamo chiamarli, direttamente sul video che abbiamo registrato. Questa è una roba, raga, che svolta la vita. Adesso cosa succede? Ricomponiamo un po' tutto, mettiamo la camera qua. Adesso installato tutto, faccio la partenza e vi faccio vedere come sono queste nuove coordinate GPS all'interno del video on board che andiamo a registrare. Poi quando sarà finita la gara, nei prossimi giorni, vi faccio vedere tramite l'app come riuscire a lavorare il video, ma è semplicissimo. L'app è Insta360 che si scarica direttamente sullo smartphone, si riesce a fare con qualsiasi telefono, anche non l'ultimo modello, e basta. Adesso prepariamo tutto e gas. Partire. Guarda un po' Sofi, tra tutto abbiamo anche lo schermo, così se vogliamo possiamo vloggare. Saluta. Ciao. Top. Adesso attacco e si parte. Stai a vedere? Spengo, chiudo lo schermo e si parte. In corso al Calas, buongiorno, ciao a tutti, tempi KTM e poi a Gravignone rimanere là davanti a tutti nella speciale classifica del Circus Club. Vanno ancora i prossimi, numero 117 Marco.
Giulia. Verrai nel video, saluta. Ciao. Grande. Ciao. Ok, inizia adesso lo sterrato, GPS tra 3, 2, 1, via! Guarda tutti i dati, la velocità. Forza, adesso andiamo in studio. Eccoci qua, ma andiamo a parlare più da vicino di questa piccola action cam. Innanzitutto lo schermo che si flippa è davvero una figata, come si può vedere è pazzesco. Cosa abbiamo? Abbiamo 3 microfoni in questa camera. Io vado a mettere del telefonico che si può vedere, uno qua sopra, uno qua sotto e uno qua di lato vicino al tasto di accensione. Devo fare così, se no non mette a fuoco la camera. Questo telefonico cosa fa? Mi permette di ridurre di moltissimo il fruscio che fa il vento. Il costo è praticamente nullo e occupa pochissimo spazio, quindi in caso dovessimo metterla ad esempio sul casco in una posizione che è già abbastanza al limite, non ci dà nessun fastidio. Poi come scheda, mi raccomando raga, scegliete una scheda buona e con un po' di capacità. Qua ho preso una nuova Insta360, questa è da 256 giga, non l'ho mai presa così grande, ma può venirmi comodo soprattutto in vista dell'Herzberg, che se tutto va bene provo a registrare per 4 ore ininterrottamente, vedremo cosa succederà. Non so se andrà bene, ma ci provo. Apriamo la schedina, la mettiamo all'interno della videocamera e mi raccomando, prima cosa da fare, formattarla. Poi la camera sicuramente sarà esposta a sporco, detriti, fango, sassate, quindi anche importante proteggerla. Qua uno screen protector, questo qua è in vetro e la qualità come sempre è altissima. Qua abbiamo lo screen protector da applicare qua dietro, non lo applico adesso ma ci vuole un attimo, mi raccomando pulite sempre bene la superficie. Ma l'obiettivo di questo video non è di parlare del tecnico piuttosto che di quanti fotogrammi fa la camera o altro. Di questi video ce ne sono già milioni online di persone che fanno solo queste cose, ma quello che voglio trasmettere e raccontarvi è come questa camera può fare la differenza in moto, e secondo me è proprio una roba da pazzi. Adesso andiamo sul telefono, camera accesa e vi faccio vedere meglio. Qui di fianco metto la registrazione dello schermo e vediamo cosa succede. Andiamo ad aprire l'app Insta360, andiamo nell'album, selezioniamo il video che ci interessa, questo qui nello specifico, e cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di mettere nel nostro video i dati GPS. Come si fa? Lo stoppiamo così, andiamo a cercare la sezione statistiche e all'interno ci sono tutti i dati che ha catturato la nostra camera. Possiamo farlo in più modi, con Apple Watch, Garmin oppure con il telefono, e lo possiamo selezionare da questa schermata. Selezioniamo dati video tramite il telefono in questo caso e abbiamo a disposizione diverse schermate, ok? Ce ne sono di tantissimi tipi, tantissime grafiche, vanno proprio in sovraimpressione sul nostro video e come si può vedere inizia adesso lo sterrato, GPS tra 3, 2, 1, via! A me una delle mie preferite è la versione corsa perché è molto più racing e facendo tap possiamo anche spostare, modificare, aggiungere cose, toglierle, quindi possiamo anche mettere la distanza. Di solito lascio una roba del genere per non essere troppo invadente. Ok, in questo modo ho la velocità, posso mettere anche l'accelerazione magari, così abbiamo la forza G e in questo modo ho tutto pronto. Una volta fatto, una volta selezionati tutti i parametri come ci piacciono, basta fare
ok, esporta, andiamo a esportare, ovviamente 4K, 25 frame e il bitrate il massimo possibile, il 125 megabit al secondo. Esporto e in pochissimo tempo sarò già pronto ad avere il mio video pronto da pubblicare, condividere o altre cose. Questo secondo me per gli onboard è un game changer, perché l'onboard da solo sì, fa vedere che vai forte, ma non sai mai, chi guarda il video non sa mai cosa succede. In questo caso hai sempre un riferimento, magari vedi il percorso e sicuramente è interessante. Secondo me ad Herzberg sarà pazzesco, anche perché con Ramona si faranno delle velocità abbastanza importanti. 2 anni fa col 300 ho fatto 130 all'ora, secondo me con Ramona 75 cavalli e tutto il resto, se il percorso non è tanto diverso dalle altre volte, si potrebbero raggiungere anche 150 secondo me. Quindi sarà importante anche giocarsi bene la scelta del rapporto finale della trasmissione, quindi corona, pignone. Per ora ho pensato a un 14,50, ma devo ancora vedere bene, magari 14,48, in modo proprio da avere un rapporto lungo e nelle curve strette riuscire comunque a usare seconda. Bene ragazzi, finisce qua questo video, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi qua sotto, è gratis, non vi costa niente, ma mi sostenete, mi aiutate a portare sempre contenuti nuovi sul canale. Lasciate un commentino scrivendomi cosa ne pensate anche di questa nuova bombetta e come sempre, gas e alla prossima, ciao ciao!